Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi vi mostro come realizzare questa bellissima borsa. È una borsa molto particolare, come potete vedere, dovuta a questo punto che è il punto waffle. Noi iniziamo praticamente la nostra borsa dal fondo e man mano con delle diminuzioni andiamo a darle questa forma. Molto particolare, vedete anche la lavorazione del manico. Ecco, io ho, vedete, realizzato un punto un po' diverso dal solito per andare a realizzare il bordo, quello che è il bordo della mia borsa. Io questo punto lo chiamo punto ziguli. Io non ho realizzato una borsa molto grande come potete vedere, ma una borsa media e ho utilizzato circa 500 grammi di filato Inda della ditta Borgo dei Pazzi. Nel box informazioni vi metto il link di questo bellissimo filato morbido da lavorare. L'ho lavorato con uncinetto 3,5, ma si può lavorare anche con il 4. Inoltre ricordate che per questi filati della ditta Borgo dei Pazzi mette a disposizione un codice sconto di 5 euro. Nel box informazioni vi metto sia il link del sito web per acquistare eventuali filati e il codice sconto. Allora, per la lavorazione di questa borsa vi posso dire che è una difficoltà media. Per i principianti ci può essere qualche difficoltà. Perché? Perché ovviamente i punti, quando lavoriamo la maglia in rilievo, tendono ad andare un po' più nascosti e quindi bisogna fare particolare attenzione. Potete farla in qualsiasi dimensione, basterà realizzare la parte del fondo più grande. Ovviamente se realizziamo una base più grande andremo a realizzare più righe in altezza. Per i principianti consiglio sempre di mettere dei marcapunti per l'inizio e la fine di ogni riga. Un altro dettaglio è che noi lavoreremo dove abbiamo le maglie alte, vedete il rilievo dietro, quindi dove vedete questo quadratino rientrato sono maglie alte in rilievo dietro, lavoreremo la maglia alta semplice. Quando andiamo praticamente sulle maglie alte semplici lavoreremo la maglia alta in rilievo davanti. Spesso durante la lavorazione vi dico sulla maglia alta in rilievo davanti lavoriamo la maglia alta in rilievo davanti. Questo perché sul punto che noi andiamo a lavorare sottostante ci sono sempre le maglie alte in rilievo davanti dove dobbiamo lavorare la maglia alta in rilievo sulla riga sopra. Io ho già foderato, vedete la mia borsetta con un tessuto di colore simile al cordino. È molto semplice foderare la borsa, basterà, vedete, appiattire la borsa in questa maniera qui, appoggiarla sulla stoffa, segnare praticamente la sagoma della borsa. Le cuciture verranno fatte ovviamente solo sulla parte inferiore, lasceremo aperta questa parte e man mano che cuciamo andiamo a fare anche una piegolina alla nostra stoffa. Quindi è abbastanza semplice, non c'è bisogno di realizzare una fodera rigida perché come potete vedere si tiene su facilmente, perché questo punto ha proprio questa particolarità, perché mentre lo lavorate si irrigidisce proprio il tessuto, quindi la base, e di conseguenza avrà questo risultato. Io vi ringrazio sempre di seguire i miei tutorial. Prima di passare al tutorial vi ricordo di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete farmi vedere i vostri lavori e soprattutto dove venite praticamente aggiornate in tempo reale di ogni tutorial che io aggiungo. Detto questo, passiamo al tutorial. A differenza delle altre volte, invece dell'anello magico lavoro 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4 catenelle e dentro vedete nella prima e chiudo a maglia bassissima. Vi faccio vedere anche un altro modo. Adesso entro all'interno, vedete, del cerchio e lavoro una maglia bassissima e poi 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro di nuovo al centro e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro di nuovo al centro e lavoro 2 maglie alte, quindi 1 e 2. 2 catenelle, filo sull'uncinetto e di nuovo entro al centro e lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle,
filo sull'uncinetto e di nuovo vedete al centro lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, di nuovo 2 catenelle. Come potete vedere abbiamo realizzato praticamente 1 2 3 e questo è il quarto spazio. Sulla terza catenella, questa è la seconda, vedete, maglia alta, 1 2 e sulla terza catenella entro e chiudo a maglia bassissima. Quindi ho 1 2 3 e 4 lavorazioni da 2 maglie alte e 1 2 3 e 4 spazi da 2 catenelle. Adesso una catenella, giro il mio lavoro e dentro vedete in questo spazio lavoro una maglia bassissima e lavoro 1 2 e 3 catenelle che saranno la seconda maglia alta dello spazio. Filo sull'uncinetto, ho vedete 2 maglie alte, attraverso la prima, vado dietro, esco vedete sul davanti, carico il filo e lavoro prima scaricando i 2 fili e poi ne scarico 2, quindi una maglia alta in rilievo davanti, filo sull'uncinetto, entro di nuovo alla stessa maniera e lavoro un'altra maglia alta in rilievo davanti. Adesso filo sull'uncinetto, qui abbiamo lo spazio da 2 catenelle, entriamo all'interno e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e sempre nello spazio lavoro un'altra maglia alta. Adesso ho il gruppo da 2 maglie alte, filo sull'uncinetto, entro sempre da dietro, vedete, l'attraverso, esco sul davanti e di nuovo lavoro la mia maglia alta in rilievo davanti, filo sull'uncinetto e di nuovo attraverso la seconda. Nello spazio di nuovo una maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e un'altra maglia alta. Di nuovo ho le 2 maglie alte, le attraverso sempre, vedete, entro da dietro, esco sul davanti e di nuovo. Ho un altro spazio, vedete, da 2 catenelle, filo sull'uncinetto e di nuovo una maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia alta. E qui vedete ho le ultime 2 maglie alte da lavorare in rilievo, quindi entro attraverso, lavoro la prima e lavoro la seconda. E qui vedete abbiamo lo spazio, abbiamo lavorato una sola maglia alta, quindi io entro di nuovo all'interno, lavoro un'altra maglia alta, 2 catenelle e sulla terza catenella 1 2 e 3 chiudo a maglia bassissima. Adesso una catenella, giro il mio lavoro ed entro nello spazio e lavoro una maglia bassissima. Adesso 1 2 3 4 e 5 catenelle, filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro un'altra maglia alta, filo sull'uncinetto e ne lavoro ancora un'altra. Quindi qui avremo una maglia alta più le 2 catenelle distanziatrici più 2 maglie alte. Adesso filo sull'uncinetto, qui abbiamo, vedete, l'aumento, la maglia alta,
la attraverso e lavoro una maglia alta in rilievo, filo sull'uncinetto. Qui ho, vedete, le 2 maglie alte in rilievo davanti, che però ovviamente adesso risultano in rilievo dietro, sono più nascoste, vedete, quindi fate attenzione a non saltarle. Entro nella prima e lavoro una maglia alta semplice, entro nella seconda e lavoro una maglia alta semplice, arrivo dove ho, vedete, l'aumento, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, attraverso la prima maglia alta in rilievo e lavoro la maglia alta. Dove ho le 2 catenelle semplicemente lavoro 2 maglie alte, quindi 1 e 2, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Adesso qui abbiamo una maglia alta semplice e la attraversiamo e lavoriamo una maglia alta in rilievo. Qui abbiamo le 2 maglie alte in rilievo dietro in questo caso, quindi io entro sopra, vedete, su ognuna, vado all'interno e lavoro una maglia alta semplice, 1 e 2. Di nuovo qui abbiamo, vedete, l'aumento, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, attraverso la maglia alta entriamo da dietro e lavoriamo una maglia alta in rilievo davanti. Dove abbiamo le 2 catenelle lavoriamo il nostro aumento, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte nello stesso spazio, 1 e 2. Dove abbiamo la maglia alta semplice la attraversiamo sempre e lavoriamo una maglia alta in rilievo davanti. Qui abbiamo le 2 maglie alte, vedete, fatte in rilievo davanti, ovviamente risultano indietro e su ognuna lavoriamo una maglia alta semplice. Ve ne accorgete perché, vedete, sono più nascoste, quindi non vi potete sbagliare. Cercate di non saltarle, altrimenti il lavoro va ripetuto. Di nuovo. Guardate alla fine del lavoro dove abbiamo le 3 catenelle più le 2, quindi le 5 catenelle che faranno da maglia alta e catenella distanziatrice. Ho però, vedete, la maglia alta, l'ultima, attenzione a non saltarla, che va lavorata in rilievo, è l'aumento precedente. E qui vedete io devo lavorare un'altra maglia alta perché ne ho lavorate 2 più 2 catenelle, qui ne ho solo una, quindi entro, lavoro un'altra maglia alta e 1, 2 e 3 sulla terza catenella chiudo a maglia bassissima. Ed ecco, vedete come si presenta il nostro lavoro, eccolo qui. Adesso guardate bene, io ho chiuso a maglia bassissima qui, entro nello spazio e di nuovo una maglia bassissima, 1, 2 e 3 catenelle e giro il lavoro. Ricordate di girare sempre il lavoro per avere questo tipo di lavorazione. Adesso guardate bene, io qui ho le 2 maglie alte dell'aumento, la maglia alta in rilievo, ma in questo caso è dietro perché io l'ho lavorata, vedete, sul rovescio, 2 maglie alte semplici, maglia alta in rilievo, 2 maglie alte semplici e così via. Adesso sulle 2 maglie alte, vedete, sottostanti, lavoro una maglia alta in rilievo, 1, filo sull'uncinetto e attraverso anche la seconda.
Dove ho, vedete, la maglia alta più nascosta, lavoro una maglia alta semplice, quindi prendendo semplicemente le due asole. Dove ho le maglie alte semplici, lavoro maglia alta e rilievo davanti. Quindi noi lavoreremo sempre maglia alta e rilievo davanti e maglia alta semplice. E di nuovo, qui abbiamo, vedete, la maglia alta, il rilievo, e lavoriamo una maglia alta semplice. Arriviamo dove abbiamo l'aumento, abbiamo le due maglie alte semplici che lavoreremo sempre in rilievo davanti, quindi 1 e 2. Dove abbiamo le 2 catenelle, aumento, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Adesso abbiamo le 2 maglie alte, vedete, semplici, le attraversiamo e lavoriamo 2 maglie alte in rilievo davanti, 1 e 2. Maglia alta, vedete, in rilievo, e quindi lavoro una maglia alta semplice. E dobbiamo proseguire in questa maniera qui fino alla fine del lavoro. Arrivati, vedete, alla fine del lavoro, io nello spazio da 2 catenelle ho lavorato solo una maglia alta da 3 catenelle, quindi filo sull'uncinetto, entro all'interno, lavoro 2 maglie alte, quindi 1 e 2, 2 catenelle, un'altra maglia alta, e qui vedete sulla terza catenella 1, 2 e 3 lavoro una maglia bassissima. Adesso noi giriamo sempre il lavoro, vi raccomando, una catenella, giriamo sempre il nostro lavoro, altrimenti non abbiamo questo risultato. Entro all'interno qui e lavoro una maglia bassissima e di nuovo 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoro un'altra maglia alta. Al ritorno lavoreremo le altre 2. Adesso guardate, qui abbiamo le 2 maglie alte semplici e le attraversiamo e lavoriamo 2 maglie alte in rilievo davanti. Dove abbiamo le maglie alte in rilievo dietro,
lavoriamo le maglie alte semplici, 1 e 2. Maglia alta in rilievo davanti e lavoriamo la maglia alta in rilievo. 2 maglie alte in rilievo dietro e lavoriamo maglia alta semplice. Di nuovo maglia alta semplice, la attraversiamo e lavoriamo la maglia alta in rilievo. Qui ho, vedete, lavorato solo 2 maglie alte dell'aumento, quindi entro all'interno dello spazio e lavoro altre 2 maglie alte, quindi una prima, una seconda e di nuovo 2 catenelle, e sulla terza catenella chiudo a maglia bassissima. Ed ecco, guardate come si deve presentare il vostro lavoro. Adesso noi dobbiamo sempre girare il lavoro, quindi una catenella, giriamo il nostro lavoro, entriamo, vedete, all'interno, di nuovo maglia bassissima e lavoro 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, un'altra maglia alta. Quindi sempre alla stessa maniera, dove abbiamo le maglie alte in rilievo davanti lavoriamo maglia alta in rilievo davanti, dove le abbiamo dietro maglia semplice alta. E nello spazio da 2 catenelle lavoreremo sempre 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Quindi andate a proseguire fin dove abbiamo iniziato. Arrivo a fine riga dove guardate l'ultima maglia alta in rilievo, perché nei lati ne avremo sempre 2 da lavorare, e qui ho solo 2 maglie alte, vedete che ho lavorato nello spazio, quindi entro all'interno e ne lavoro altri 2, 1 e 2 e 2 catenelle, e sulla terza 1, 2 e 3 vado a chiudere a maglia bassissima sempre. Adesso guardate, prima di proseguire andate sempre a controllare che il vostro lavoro sia fatto bene. Allora noi dobbiamo avere, guardate, nei lati qui dove andiamo a fare l'aumento avremo sempre 2 maglie alte in rilievo adesso, e poi nelle parti centrali l'una sull'altra, vedete, abbiamo la maglia alta in rilievo, le abbiamo sempre una sull'altra, ok? Quindi andate a controllare il vostro lavoro ogni volta in modo da non fare errori, altrimenti poi dovete disfare tutto il lavoro. Quindi controllate sempre che ci siano tutte le maglie alte in rilievo prima di proseguire. Adesso iniziamo una nuova riga. Ci troviamo sul rovescio del lavoro, vedete il rovescio del lavoro è piatto, ve ne accorgete, questo invece è il rilievo, la parte dritta. Adesso una catenella, giro sempre il mio lavoro, entro all'interno, una maglia bassissima e di nuovo 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, lavoro un'altra maglia alta del mio aumento. Adesso
Di nuovo sulle maglie alte, vedete, semplici, lavoriamo maglie alte, rilievo. Su quelle rilievo dietro, lavoriamo maglie alte semplici. Due maglie alte in rilievo davanti e le attraversiamo e le lavoriamo in rilievo e andiamo a proseguire. Arriviamo sempre alla fine della riga, ho lavorato la prima maglia alta in rilievo, lavoro la seconda e nello spazio, vedete, nell'ultimo spazio completo con le due maglie alte dell'aumento, quindi 1, 2 e 2 catenelle e sulla terza 1, 2 e 3 lavoro una maglia bassissima. A questo punto controllate sempre il modulo, ok? Bisogna sempre controllarlo, che non ci siano errori. Iniziamo adesso un'altra riga, una catenella, giro il mio lavoro, vado sempre nello spazio, lavoro una maglia bassissima e di nuovo 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, un'altra maglia alta e adesso di nuovo quando arriviamo nell'angolo lavoriamo sempre prima le due maglie alte in rilievo e all'interno delle due catenelle lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. E adesso dobbiamo andare a ripetere la stessa lavorazione in ogni parte. Arrivo, guardate, a fine riga, ho lavorato le mie 2 maglie alte in rilievo, ho lo spazio, vedete, da 2 catenelle, entro e lavoro le ultime 2 maglie alte, 2 catenelle e chiudo 1 e 2 sulla terza catenella a maglia bassissima. Adesso guardate, io arrivata a questo punto mi fermo, andate sempre a controllare che avete lavorato bene, quindi che combacino, vedete, le maglie alte in rilievo con quelle dietro. A questo punto io devo procurarmi 4 marcapunti. Al centro della lavorazione io conto, guardate, le maglie in rilievo 1, 2, 3 e 4. Guardate, qui ci sono gruppi di 2 maglie alte, 1, 2 maglie alte, 2, 2 maglie alte, 3 e qui ne abbiamo una, 4. E la stessa cosa di qua, 1, 2, 3 e 4. Al centro vedete che abbiamo delle maglie alte dietro, andiamo a mettere questo marcapunti, ok? Facciamo la stessa cosa da quest'altro lato, quindi vedete abbiamo le 2 maglie alte, ce ne accorgiamo perché ne abbiamo solo al centro 2, vedete il rilievo, quindi una e una. Al centro di queste 2 mettiamo il marcapunti. La stessa cosa di qua, vedete abbiamo le 2, una sola maglia alta a destra e una sola a sinistra, al centro di queste 2 rientrate andiamo a mettere
il marcapunti. Sono praticamente delle maglie alte semplici perché le abbiamo lavorate sulle maglie alte in rilievo. E la stessa cosa di qua, abbiamo, vedete, una sola maglia alta in rilievo a destra, una sola a sinistra. Al centro di questi due semplici andiamo a mettere il marcapunti, ed ecco qui. Adesso una catenella e giriamo il nostro lavoro. Entriamo all'interno qui e lavoriamo 1, 2 e 3 catenelle. Adesso su le maglie alte semplici lavoriamo le maglie alte in rilievo, Su quelle in rilievo dietro lavoriamo maglie alte semplici. E ripetiamo fino ad arrivare al marcapunti. Arrivo, vedete, al centro, qui ho le due maglie alte in rilievo e qui ho a destra e a sinistra, le due maglie in rilievo dietro. quindi filo sull'uncinetto, entro e qui devo lavorare una maglia alta semplice, carico il filo e scarico solo 2 volte, ho 2 fili sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, salto questi 2 punti centrali, vedete dove ho messo il marcapunti, entro in quello in rilievo dietro e carico di nuovo il filo e scarico solo 2 volte e chiudo tutto insieme in questa maniera qui. Togliamo il nostro marcapunti e lo rimettiamo al centro qui. E adesso dobbiamo proseguire, ovviamente lavoriamo qui sulla maglia alta in rilievo, una maglia alta in rilievo, Dove abbiamo la maglia in rilievo dietro, lavoriamo la maglia alta semplice e lavoriamo così fino ad arrivare dove abbiamo le 2 catenelle. Quando arriviamo nell'angolo, sulle 2 maglie alte, vedete prima delle 2 catenelle, lavoriamo sempre la maglia alta in rilievo, 2 maglie alte in rilievo. Nel nostro angolo lavoriamo una maglia alta, una catenella e una sola maglia alta. Adesso dobbiamo andare a proseguire sempre alla stessa maniera. Quindi andate a ripetere come abbiamo lavorato questo lato alla stessa maniera e ripetiamo per ogni lato uguale. alla fine della riga. Completiamo con una maglia alta, una catenella e sulla terza catenella 1, 2 e 3 una maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso una catenella e giriamo il nostro lavoro. Andiamo sempre nello spazio, maglia bassissima e lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto e un'altra maglia alta nello spazio. E di nuovo, dove ho la maglia alta in rilievo, lavoro la maglia alta in rilievo, dove ho la maglia, le 2 maglie in rilievo dietro, lavoro maglie semplici. E ripetiamo fino al marcapunti. Arrivo, guardate, nei 5 punti centrali, quindi 1, 2, 3 che è il punto dove abbiamo il marcapunti, 4 e 5. Filo sull'uncinetto, entro prima in questa qua a rilievo e lavoro una maglia a rilievo davanti, filo sull'uncinetto, maglia a rilievo dietro, lavoro maglia semplice. Filo sull'uncinetto, qui ho, vedete, le 2 maglie chiuse insieme, le attraverso insieme, è un solo punto e scarico 2 fili, tolgo il marcapunti, filo sull'uncinetto, abbiamo la maglia alta dietro ed entriamo con una maglia alta semplice, filo sull'uncinetto, abbiamo una maglia in rilievo e la attraversiamo, vedete, lavorando
la maglia in rilievo davanti e la attraversiamo così. Abbiamo 1 2 3 4 5 6 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme e mettiamo il marcapunti. Adesso ovviamente qui abbiamo una maglia alta in rilievo davanti e lavoriamo una maglia alta in rilievo davanti. Qui abbiamo 2 maglie alte in rilievo dietro e le abbiamo maglie alte semplici. E lavoriamo fino al primo angolo. Vediamo, vedete nel primo angolo abbiamo la prima maglia alta semplice e lavoriamo la maglia alta in rilievo davanti. All'interno lavoriamo 2 maglie alte, una catenella e di nuovo 2 maglie alte. Qui abbiamo una maglia alta in rilievo davanti E la attraversiamo e la lavoriamo in rilievo. Poi le 2 maglie alte in rilievo dietro e le lavoriamo in maniera semplice. E andiamo quindi a ripetere, vedete, per ogni lato dove abbiamo il marcapunti la nostra diminuzione fino ad arrivare dove abbiamo iniziato, che abbiamo le 3 catenelle. Arrivo alla fine della riga dove ho le 3 catenelle, filo sull'uncinetto, attraverso la maglia alta, lavorando una maglia alta in rilievo e nello spazio lavoro 2 maglie alte, una catenella e sulla terza catenella 1 2 e 3 chiudo a maglia bassissima, una catenella e giro il mio lavoro. Entro nello spazio da una catenella a maglia bassissima e 1 2 e 3 catenelle. Adesso inizio da capo, vedete la lavorazione dove ho le maglie alte in rilievo, lavoro maglie alte in rilievo, dove ho la maglia alta in rilievo dietro, lavoro maglie alte semplici e arrivo, vedete, dove ho il marcapunti. Quando arrivo al marcapunti io devo diminuire i 3 punti centrali, quindi 1 2 e 3, filo sull'uncinetto, entro in questo, vedete che è una maglia che è praticamente la maglia alta dietro, il rilievo dietro, e carico la maglia alta a metà, salto il punto centrale ed entro in quello dopo, salto un punto, 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme e di nuovo il marcapunti. Adesso andiamo a proseguire la lavorazione come si presenta e nell'angolo, nello spazio, lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta in ogni angolo. Arrivati nell'angolo, filo sull'uncinetto, ho lavorato le 2 maglie alte, vedete il rilievo davanti, entro all'interno, lavoro una maglia alta, una catenella e sulla terza 1 2 e 3, sulla terza catenella lavoro una maglia bassissima, una catenella, giro sempre il mio lavoro. Come potete vedere la lavorazione, vedete, inizia a sollevarsi, entro all'interno e lavoro una maglia bassissima. Adesso noi da questo punto in poi dobbiamo sempre alternare queste 2 righe. Alterneremo una riga diminuendo, entrando all'interno di 5 punti centrali e lavorando 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. La riga successiva invece lavoreremo solo 3 punti centrali diminuendoli e in ogni angolo lavoreremo invece una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Adesso io sullo schermo vi scrivo prima riga da ripetere di diminuzione in questo caso e poi seconda riga dalla seconda in poi, in modo che dopo andate a continuare. Quindi iniziamo la prima riga da alternare con 3 catenelle, filo sull'uncinetto e un'altra maglia alta.
dove abbiamo, vedete, la maglia alta semplice, lavoriamo una maglia alta in rilievo davanti, e dove abbiamo le maglie alte in rilievo dietro lavoriamo le maglie alte semplici. E andiamo a proseguire fino ad arrivare al centro dove abbiamo il marcapunti. Arrivo al centro dove ho il marcapunti, filo sull'uncinetto, ho le 2 maglie alte, vedete, in rilievo dietro, entro nella prima e carico la maglia a metà, filo sull'uncinetto, entro nella seconda, carico a metà, filo sull'uncinetto, qui ho, vedete, le 2 maglie, le attraverso da dietro, è un solo punto ma io lo attraverso da dietro e scarico solo 2 volte il filo sull'uncinetto, entro in quest'altra maglia alta in rilievo dietro, scarico solo 2 fili e lo stesso su quella dietro dopo e chiudo tutto insieme. E qui ovviamente vado a mettere il mio marcapunti. Adesso lavoriamo ovviamente il restante dei punti, queste sono maglie alte semplici, le lavoriamo in rilievo davanti e dove abbiamo le maglie alte, vedete, dietro, il rilievo dietro, semplici. In ogni arco dobbiamo lavorare 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte e completo fino ad arrivare dove praticamente ho lavorato le 3 catenelle. Arriviamo alla fine, vedete, della nostra lavorazione. Non dimenticate di lavorare sempre il punto precedente al nostro angolo, quindi qui ho una sola maglia alta semplice e la lavoro in rilievo. Qui ho, vedete, 2 maglie 3 catenelle più la maglia alta e lavoro 2 maglie alte, una catenella e conto 1 2 e 3 e sulla terza catenella chiudo a maglia bassissima. Come potete vedere, guardate, il lavoro man mano va ad alzarsi. Adesso andiamo a ripetere la seconda riga di diminuzione che verrà ripetuta alla prima, quindi io giro sempre il lavoro nella catenella, entro e lavoro una maglia bassissima. Adesso per la seconda riga di ripetizione lavoriamo 1 2 e 3 catenelle. Entriamo sempre nelle maglie semplici lavorando maglie alte in rilievo davanti, dove abbiamo la maglia alta in rilievo dietro lavoriamo maglia alta semplice e arriviamo al marcapunti. Arriviamo, guardate, al centro. Noi dobbiamo andare a diminuire solo questi 3 punti, vedete, centrali. Quindi io qui ho 2 maglie in rilievo dietro, lavoro la prima e la lavoro a maglia semplice, filo sull'uncinetto, carico il filo, salto questa centrale e dentro, vedete, in quella dopo lavoro un'altra maglia semplice e chiudo tutto insieme. Tolgo il mio marcapunti e lo rimetto al centro. E ripeto, qui ho una maglia, vedete, in rilievo dietro, lavoro una semplice, qui ho le maglie alte semplici e lavoro maglia alta in rilievo davanti. E arrivo al centro, vedete, dove ho le 2 catenelle. Quando arriviamo dove abbiamo le 2 catenelle, quindi dobbiamo realizzare l'aumento, vedete, abbiamo sempre le 2 maglie alte semplici da lavorare a maglia alta in rilievo davanti. E qui all'interno dello spazio lavoriamo sempre per ogni angolo una maglia alta, una catenella e una maglia alta, in questa maniera qui. Quindi adesso dovete andare a ripetere per ogni lato la stessa lavorazione che abbiamo lavorato fino ad arrivare dove abbiamo lavorato 3 catenelle. Arrivo dove completo, vedete, l'intera riga, ho le 2 maglie alte da lavorare in rilievo, quindi 1 e 2. E qui, vedete, abbiamo una sola maglia alta da 3 catenelle e quindi lavoriamo
una maglia alta, una catenella, 1, 2 e sulla terza catenella chiudiamo maglia bassissima, una catenella e giriamo sempre il lavoro. Adesso da questo punto in poi non dovete fare altro che andare a ripetere le diminuzioni. Praticamente io vi ho scritto sullo schermo riga da ripetere, prima riga da ripetere e seconda riga da ripetere, e voi dovete andare ad alternare in questa maniera. In una riga andiamo a diminuire 5 punti, quindi 5 punti nel senso che carichiamo 5 punti nei lati e li chiudiamo insieme. Nella riga dopo andiamo a chiudere 3 punti insieme. Dove chiudiamo i 5 punti lavoriamo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nell'angolo. Dove chiudiamo 3 punti insieme lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Fino ad ora vedete io ho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 righe visibili, ok? Quindi tenete presente che io sono arrivata a 6 righe di queste qui, vedete, visibili, ok? Io vado a proseguire e poi vi dico in totale dove arrivo. Io sono arrivata, vedete, la mia altezza, vi dico i centimetri, partendo da quello che è il centro, quindi il centro qui vedete da un lato, fino ad arrivare. Io arrivo ovviamente al centro qui per farvi capire più o meno la misura, 23 centimetri. Adesso noi abbiamo contato le righe da dove avevo la codina, quindi io vi vado a contare di nuovo da dove ho la codina, ok? Quindi ho dal centro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, ok? Quindi ho 11 righe visibili in questa maniera qui. Ovviamente ricapovolgo perché io sono nell'altro verso adesso a lavorare, e adesso non abbiamo più bisogno di girare ovviamente il nostro lavoro. Eccoci qua, io sono qui, ho terminato la riga con le 5 diminuzioni nei lati, quindi quando carico i 5 punti nei lati, perché noi alterniamo una riga, ne diminuiamo 3 e in una riga 5, ok? E termino, vedete, con le 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello spazio. Adesso io mi trovo in questa maniera qui, non abbiamo più bisogno di girare il nostro lavoro, quindi una catenella, entro, guardate, di nuovo nel punto dove ho realizzato la catenella, e qui andiamo a mettere un marcapunti. Adesso una maglia bassa in ogni punto. Noi abbiamo, vedete, le V che vanno verso l'alto e abbiamo una V capovolta, e arriviamo dove abbiamo il marcapunti centrale. Quando arriva al centro, vedete, mi fermo al punto precedente del marcapunti, carico il filo, salto il punto dove ho il marcapunti ed entro in quello dopo. Togliamo il marcapunti, ho 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme, e qui rimetto il marcapunti. E di nuovo, guardate, una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare sulla punta della lavorazione. Quando arrivo, vedete, sulla punta io ho la catenella. All'interno di questa catenella entro, lavoro la maglia bassa, una maglia bassa, e adesso, guardate, vado a lavorare il mio manico, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 40 catenelle. Io ho lavorato 40 catenelle. Fate in modo che la catena, vedete, andate a raddrizzare bene la catena in modo da agganciarla come si deve, E nella catenella lavoro una maglia bassa in questa maniera. Adesso dobbiamo ripetere ovviamente maglie basse sulle maglie basse, e arriviamo, vedete, dove dobbiamo realizzare la diminuzione. Arrivati al centro del marcapunti, di nuovo, vedete, entriamo, carichiamo sul punto precedente, togliamo il nostro marcapunti, saltiamo dove abbiamo il marcapunti, carichiamo e chiudiamo tutto insieme e mettiamo di nuovo il marcapunti. E adesso vedete, in ogni punto maglie basse. L'ultima maglia bassa la realizziamo nella catenella e di nuovo lavoriamo le nostre 40 catenelle. E qui guardate dove abbiamo il marcapunti, entriamo e lavoriamo una maglia bassa, ed ecco qui, vedete, quindi abbiamo realizzato i due manici corrispondenti in questa maniera qui. Adesso semplicemente una maglia bassa in ogni maglia bassa, e qui ovviamente rimettiamo il marcapunti, vedete, sulla prima maglia bassa, e lavoriamo le maglie basse fino al marcapunti. Al marcapunti di nuovo effettuiamo la stessa diminuzione. Prima del marcapunti carichiamo il filo, togliamo il nostro marcapunti, saltiamo questo punto ed entriamo in quello dopo e chiudiamo tutto insieme, e qui mettiamo il nostro marcapunti da capo. Entro di nuovo e lavoro maglie basse vedete, al manico io ho l'ultima maglia bassa e poi ho la prima catenella, entro nella prima maglia bassa e poi entro, vedete, nella prima catenella e carico il filo e chiudo tutto insieme e lavoro, vedete, dietro. Quindi questa è la catenella, prendo l'asolina dietro e lavoro la maglia bassa, quindi in ogni asolina retro realizzo una maglia bassa. Vedete, eccole qua, le asoline si vedono bene, e faccio questo per tutta la riga. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, quindi l'ultima catenella da lavorare, facciamo la stessa cosa dell'inizio, carichiamo il filo e poi entriamo, vedete, nella prima maglia bassa e chiudiamo tutto insieme in questa maniera qui. Adesso voi dovete andare semplicemente a ripetere, lavoriamo le maglie basse ovviamente, arriviamo qui, realizziamo la diminuzione e di nuovo facciamo la stessa lavorazione sull'altro manico fino ad arrivare al marcapunti. Termino la lavorazione con l'ultima maglia bassa, vedete, arrivo nell'ultima catenella e prendo la maglia bassa, carico insieme i punti e chiudo tutto insieme e rimetto
il mio marcapunti. Adesso io vado praticamente a ripetere un'altra riga, perché voglio ovviamente che il manico sia più forte, quindi semplicemente maglie basse su ogni punto, diminuzione sulla prima, vedete, maglia bassa del manico, e la seconda facciamo sempre una diminuzione, la stessa cosa alla fine, diminuzione nei lati, e torniamo, vedete, dove abbiamo iniziato. Arrivo, vedete, alla fine del manico, ho la penultima maglia bassa e la maglia bassa dove ho il marcapunti, quindi carico il filo, vedete, sull'ultima del manico, tolgo il marcapunti e carico qui in questa maniera, 3 fili sull'uncinetto, e chiudo tutto insieme in questa maniera qui. Adesso vado nel prossimo punto e chiudo a maglia bassissima, e su questa maglia bassissima metto un marcapunti. Adesso guardate, una catenella, e nel prossimo una maglia bassissima, una catenella e una maglia bassissima, una catenella e una maglia bassissima, e ripetiamo fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti centrale. Quando arrivo dove è il marcapunti centrale, lavoro, guardate, la maglia prima del marcapunti, maglia bassissima e catenella, salto questo punto, entro in quello dopo e di nuovo maglia bassissima e catenella, di nuovo maglia bassissima e catenella, maglia bassissima e catenella, fino ad arrivare sul manico. Arriviamo, guardate, io qui ho l'ultima maglia bassa della borsa, vedete, e poi la prima del manico, quindi entro in questa maniera qui, entro nel prossimo e chiudo tutto insieme e vado a proseguire. Una maglia bassissima, una catenella, una maglia bassissima, una catenella, e completo l'intero manico. Quando arrivo, vedete, alla fine ho l'ultima maglia bassa del manico e poi la prima della borsa, uguale, abbiamo realizzato sempre la catenella, non ci dimentichiamo, entriamo nel prossimo e carichiamo, entriamo in quello dopo e carichiamo e chiudiamo tutto insieme, una catenella, e andiamo a proseguire la lavorazione di maglia bassissima più catenella, maglia bassissima più catenella. Facciamo la stessa cosa qui, io ho già tolto il marcapunti, però al centro ovviamente dove avete il marcapunti, e ripetiamo la stessa lavorazione sul manico. Arriviamo, guardate, nel penultimo punto, carichiamo il filo, togliamo il nostro marcapunti, carichiamo anche quel filo, chiudiamo, guardate, tutto insieme, una catenella, e andiamo a sfilare il filo per chiudere con ago la lavorazione. Salto, guardate, questi due punti, entro in questo, in questa maniera qui, entro al centro della lavorazione ed ho chiuso, vedete, in questa maniera. Ovviamente andiamo a nascondere il filo all'interno e andiamo a saldare con l'accendino. Adesso dobbiamo andare a realizzare un punto di decorazione all'interno del manico, quindi ci agganciamo in un punto qualsiasi, quindi mi aggancio in questa maniera, entro nel punto dopo, carico il filo e chiudo maglia bassissima, maglia bassissima, fino ad arrivare dove abbiamo, vedete, il nostro marcapunti. Quando arriviamo al centro dove abbiamo, vedete, il marcapunti, entriamo in questo punto precedente, lavoriamo la maglia bassissima, togliamo il nostro marcapunti e saltiamo questo punto, entriamo in quello dopo
e lavoriamo le nostre maglie bassissime fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quindi completiamo l'intera riga girando internamente anche al manico. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, qui ho il punto dove mi sono agganciata, tiro il filo, quindi taglio il mio filo e mi aggancio con un ago. Quindi nel punto, guardate, dove mi sono agganciata, entro attraverso così, prendendo 2 asole, lo attraverso e vado al centro del punto, entrando, vedete, anche all'interno della lavorazione, in questa maniera. E poi entro all'interno, taglio il filo e ovviamente vado sempre a saldare. A questo punto, come potete vedere, la nostra borsina è terminata. Io spero che il lavoro vi sia piaciuto e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.